Music is in the heart of every Sienese citizen, and when the clarions sound, we know that something important is about to take place. We're here at the Bandierino restaurant in the heart of Piazza del Campo, and with us are three trumpet players for the Piazza del Campo, for the Palio: Biagio Mazzaferra, Giovanni Mazzini and Matteo Cancelli. Buongiorno ragazzi, se posso dire ragazzi, siamo qui a Bandierino e siamo lieti di avervi con noi oggi. Buongiorno Anna, grazie di averci ospitato in questa bellissima giornata di Palio qui al ristorante Il Bandierino e su Palio Live. So how is this group of musicians, specifically for the Palazzo Pubblico and the Palio, formed? We're going to ask Giovanni Mazzini, one of the most celebrated of the clarion players here in Siena. Giovanni, quando suonano le chiarine tutti i senesi sanno che qualcosa di importante sta per accadere, ma come è formato questo gruppo, diciamo, di musici del Palio e che ruolo hanno? Il gruppo in questo momento è formato da 48 musici e 12 tamburi. Prima la fanfara era composta di 36 elementi e non c'erano tamburi. Nel 1963 fu messo 2 tamburini. Nel 1977 la fanfara fu aumentata di 12 elementi, una fila di 6 chiarine e 6 strumenti, tra trombe e bombardini. Siamo arrivati a 48 e più fu messo 12 tamburi per dare maggiore risalto alla musicalità della fanfara. I componenti della fanfara siamo tutti strumentisti della banda Città del Palio. Durante l'anno ci alleniamo, si esercita nella banda Città del Palio facendo concerti e partecipando alle feste delle contrade. Così quando si arriva al Palio siamo già allenati per suonare lo strumento che suoniamo nella banda. The musicians who play for the band for the Palio also play for the city of Siena, and therefore they practice all year round. Now for the Palio today we have 48 musicians in the piazza, including 12 drummers, but before 1963 there were no drummers, just the brass instruments. We're going to ask Matteo what kind of instruments they use and how the material has changed over the years. Matteo, che tipo di strumenti utilizzate e come sono cambiati in questi anni? Per suonare la famosissima marcia del Palio qui a Siena utilizziamo 18 chiarine e 36 strumenti bandistici. Diciamo che dai primi del Novecento, da quando è stata scritta e suonata per la prima volta nel 1887 la marcia del Palio del maestro Formichi, gli strumenti sono rimasti più o meno invariati. Sono così costituite le chiarine. La prima fila di 6 sono degli strumenti in lega di argento, mentre le altre 12 chiarine sono un po' più semplici, sono strumenti in ottone. La chiarina è proprio come tipologia di strumento uno strumento antichissimo, veniva utilizzato prima per il re e utilizzato all'interno delle guerre, e da lì ha avuto questa importanza con la scrittura della marcia del Palio all'interno di Siena, perché è comunque una festa di stile medievale. During the historical procession before the Palio, the Marcia del Palio, written in 1887 by the composer Formichi, is played multiple times around the square. There are 18 clarions and 36 other instruments, and the first 6 clarions are a mix of silver and brass, whereas the others are just brass. In general, the instruments haven't changed much at all since the 19th century, and the clarions they use today were made in 1928. Now the clarions recall a time of medieval warfare. They were used to mark war or to play for the king, so this is very much a part of this medieval festival, even in the 21st century. Anna, in aggiunta a quanto ti dicevo, è particolare che le 6 chiarine che utilizziamo sopra il carroccio
sono una riproduzione di uno strumento del 1600 ritrovato all'interno del comune di Siena. Another fact Matteo was telling us is that the 6 clarions that are used on the war cart, the carroccio that holds the drappellone or the palio banner, are actually modeled after clarions from the 17th century that are housed inside the Palazzo Pubblico. We'd like to ask Biagio now if any of them are musicians outside of the role of the palio. Biagio, oltre al ruolo di trombetti di palazzo, siete musicisti in altri ambienti musicali? Ciao Anna, sì, noi nella vita suoniamo la tromba, come hobby però suoniamo la tromba e suoniamo da diverso tempo, ora Giovanni più di tutti ovviamente, nella banda Città del Palio e anche in altri contesti musicali e anche altre manifestazioni durante l'anno. Grazie alla banda Città del Palio noi facciamo la composizione poi della fanfara del Palio e quindi suonare nel corteo storico e abbiamo questo privilegio perché è un onore per noi e per tutti far parte ogni anno sia a luglio che a agosto di questa formazione, quindi allietare e fare l'inno del Palio qui con i senesi e gli ospiti di Siena. Ci tengo a dire, grazie perché si nota poi dal mio accento che non è proprio senese, che grazie anche a questa opportunità e al fatto che suono sono riuscito anche a integrarmi personalmente, loro sono senesi che è più facile giustamente, no? Uno che viene da fuori sono riuscito a integrarmi grazie alla suonare la tromba e quindi far parte della banda e poi successivamente sia dei trombetti che suonare delle interine e quindi per me questo è solo un onore e anche a comprendere quella pazzia che è dentro di noi. Ecco, soprattutto perché questo non è solo il giorno del Palio, ma il contesto è qualcosa di meraviglioso e sono riuscito a capire qualche sfaccettatura perché tutto è impossibile capirlo se non ci si è nati dentro, però ho l'onore di partecipare in questo contesto. Ecco. Biagio says that they all play the trumpet as a hobby, but also in the city marching band. And of course, Giovanni has played for a few more years than Matteo and Biagio have. It's a real honor, Biagio says, especially as an outsider, because he's from Calabria. You may have noticed a slightly different accent when he speaks. And so by being a part of the band, he is able to integrate himself into the Sienese community and really understand how the palio works. We have 3 musicians with slightly different experiences, more years of experience, so we'd like to know if there are any particular stories they'd like to share with us. C'è qualche storia interessante che vorreste raccontarci? Ora io gli sto raccontando un episodio che è avvenuto tanto tempo fa, insomma. C'era l'allora capobanda Quartiero Brocchi che era un contraddaiolo della Torre. Quando vinceva l'Oca, alla fine, siccome la fanfara suonava lo squillo del carroccio in onore della contrada vincitrice, vinceva l'avversaria, non voleva suonare. Però c'era qualcuno che era dell'Oca, dava il via e si suonava lo stesso. Quando nel 1961 la Torre vinse il Palio, ce lo fece suonare 3 volte. You know of the rivalries in the Palio, so when one of the clarion players from the Torre, the tower, when the Oca, the goose, won the Palio, he refused to play the victory song. He was convinced to play one time, but he refused to play again. However, when the tower won in 1961, he played the victory song 3 times, and of course, with great pride. Giovanni, as you can see, is an expert, and quanti pali hai suonato? Sono entrato la prima volta nel 1950
52 ha vinto la Lupa. Fino ad oggi, con quello di stasera, se ci arriverò, sono 139. The first time that Giovanni entered in the piazza was 1952 when the Lupa won the Palio, his contrada. Tonight will be his 139th Palio.